Oggi vi rispondo a tutti, e quando dico tutto intendo anche quelle cose che magari aspettate che non vi dica. Qualche giorno fa avevo fatto un post sulla mia community di YouTube di farmi delle domande perché avrei registrato un QI e oggi siamo qua, quindi partiamo. Computer preso e partiamo. Prima domanda ce la fa Ginevra che si dice: scusa, per caso fumi? Si vede un pacchetto di sigarette in alcune clip. Sì ragazzi, purtroppo fumo. Ho cercato di nasconderlo e a giudicare il fatto che c'è questo commento vedo che credo di aver fallito completamente. Vorrei smettere davvero, ma ora come ora, in questo momento della mia vita, non credo di riuscirci. È una cosa su cui sto lavorando, ma non voglio dirvi una bugia e fingere che sia semplice. Toma ci chiede: cosa vogliono dire i tatuaggi? Ne hai altri in mente? Allora, io ho 2 tatuaggi attualmente. Questo, il primo, come ve lo faccio vedere? Questo, che è una corda che forma l'infinito. Per me rappresenta quando ti leghi troppo magari a una persona, a un ricordo, che rischi di portartelo dietro per sempre. Però, se guardate bene, la corda non è chiusa. E questa cosa è intenzionale, perché sono convinto che non tutto debba chiudersi per forza nella vita, perché qualcosa può sempre riaprirsi. Invece il secondo che ho è la scritta tutto passa. Questa ve l'ho già raccontata nel video del disturbo alimentare, ma se ve la devo dire in 2 parole, praticamente è una frase che mi ripeteva sempre mia mamma nelle notti insonnia quando avevo l'ansia, e io non ci credevo insomma a questa frase, anzi credevo che a quel punto che sarebbe finito tutto da lì a poco, tutta la mia vita intendo. E invece però sono guarito, e quando ho capito che davvero tutto passava ho deciso di tatuarmela. Mi collego sempre alla domanda che mi hai fatto, mi hai detto: ne hai altri in mente? No, ora come ora no, ne ho solo uno programmato in un futuro, quando semmai la Fiorentina vincerà un trofeo. Mi farò il logo della Fiorentina sul polpaccio qui, con la data della vincita del trofeo in caso. Quarta domanda, giudicate voi come la volete interpretare. Francesca si chiede: di dove sei? Dalla voce credo che avrete già capito che sono toscano, anche se per me sembra di parlare italiano benissimo. Vivo in un paesino vicino ai monti, ma lontano dal mare, e in provincia di Lucca. Provate a indovinare esattamente nei commenti qui sotto dove vivo, che vi ho anche già detto troppo, va? Riccardo ci chiede: calcio, palestra o corsa? Se dovessi scegliere solo uno per sempre, quale sceglieresti? Oddio, bella scelta. Il calcio però credo. Anzi, senza dubbio sceglierei il calcio, perché lo seguo e lo pratico praticamente da quando sono bambino. Anche se non sono mai stato particolarmente forte col pallone tra i piedi, devo essere onesto in questo, ma è una roba viscerale più che altro. Non riesco a immaginarmi senza né a giocarlo né senza guardarlo. Sogni di correre una maratona? Sì, e vi dico anche di più. Spero di farcela entro dicembre, diciamo. Non sarebbe una propria e vera maratona, ma sarebbe più una mezza. Ma il perché per me è importante ve lo spiego, perché io ho iniziato a correre prima del disturbo alimentare, quando a malapena forse riuscivo a correre 3 km. Sono passati credo ormai 2 anni dalla mia prima corsa, ogni volta che ripenso a dove sono arrivato. Quindi sì, la mezza maratona diciamo che è una delle 49 cose che vorrei fare nel 2026, e molto probabilmente quando la farò, se ci arriverò, ci sarà un video. Miki ci fa una domanda abbastanza interessante: qual è la canzone che ascolti per caricarti prima di allenarti? E vi devo dire, io a dire la verità non ho una canzone preferita, più che altro non ho una canzone fissa, vado più semmai sui generi techno, rap americana, quando ho bisogno di vera e propria carica. Rimanendo collegati al genere musica, Ludovica ci chiede: genere musicale che ami e uno che non sopporti? Allora, io ascolto principalmente hip hop italiano, rap italiana, tech house, techno, questi generi qui, diciamo. Mi dà quella combinazione di perfezione, diciamo che allo stesso tempo mi dà la carica giusta, questo mix. Quello che proprio non sopporto è la musica classica, lenta, solo strumenti, niente voce. Non dico che faccia schifo, per l'amor di Dio. Dico, se devo scegliere scelgo tutt'altro. Di sicuro quella lì è l'ultima in fondo anche sottoterra. Simone fa un'altra domanda interessantissima secondo me: cos'è che non sopporti di te stesso? Allora, 2 o 3 cose in questo periodo. La prima è rimuginare di tutto, cose belle, cose brutte, cose che non hanno neanche un senso. A volte arrivo a cervellarmi anche per situazioni che non meritano alla fine. La seconda, che ho notato di recente tra l'altro, è che non riesco a fidarmi delle persone. Non riesco praticamente a fidarmi di nessuno, compresi gli amici, compresi gli amici più vicini tra l'altro. Non so spiegarne il perché di questa cosa. È una cosa su cui comunque sto un po' ragionando con me stesso. Ovviamente se mi fido di qualcuno, si rimugino sopra, cioè si ricollega
È un circolo vizioso davvero completo. La terza, diciamo, è che quando mi dedico a un progetto do tutto fino allo sfinimento. Meno mi prendo cura di me stesso, prendo meno cura di me stesso. Tipo, ad esempio, salutiamo il Luchino che starà montando, il Luchino del futuro che starà montando questo video di notte. In realtà, caro Luchino, ti è andata male perché 5:14 ti spoilero che questo video è quasi finito da montare. Va bene? Martina ci chiede invece qual è il periodo più difficile che hai vissuto. Sicuro è il periodo del disturbo alimentare. Diciamo che è iniziato da giugno 2024 a fino verso ottobre 2024. È un periodo che non auguro a nessuno di vivere. L'anno volevo godermi l'estate, volevo divertirmi, volevo fare tante cose, che era l'estate dei miei 18 anni tra l'altro. Invece una cosa più grande di me ha impedito. Voglio andare troppo nel dettaglio a spiegarvi la storia perché c'è già un video sul mio canale che vi lascio qui o qui, da qualche parte ve lo lascio. Vi dico solo una cosa: state passando qualcosa di simile, conoscete qualcuno che sta passando un periodo simile a quello? Scrivetemi nei commenti, che se nel mio piccolo posso aiutare qualcuno lo farei molto volentieri, soprattutto su questa cosa. Hai mai capitato di sentirti perso? Che cappero ho fatto. E comunque, però tipo ad oggi mi capita molto di meno. E nella vita le cose succedono quando è giusto che accadino. Ognuno di noi alla fine ha il suo davvero ritmo biologico di fare le cose. Ognuno ha il suo tempo, ognuno ha il suo percorso. Tipo a 20 anni c'è chi è già fidanzato e sempre destinato già al matrimonio. Poi c'è gente come me che non ha trovato ancora nessuno che lo sopporti. Ognuno ha i suoi tempi, appunto. Noemi ci chiede: hai paura del futuro? Sì, non tantissimo, ma sì. Spaventa solo perché non saprei dove potrei essere, stare, cosa fare. È quell'incertezza lì che mi mette un po' d'ansia, diciamo. Però ci sto imparando a convivere. Edoardo ci chiede: situazione sentimentale attuale? Avete già capito dalla risposta di prima? Sono single. Te ne scherzi? Sì, sono single. Questa cosa non mi pesa più di tanto, anche se a volte vorrei trovarmi una ragazza, che non lo nego. Però spero che un giorno arrivi una persona che mi voglia bene e mi accetti per quello che sono, per come sono. Di più, solo quello, chiedo. Mai qualcuno dall'alto mi vorrebbe aiutare invece di spararmi un sole a 30 gradi in faccia? Scherzo. Interrogatorio. Cosa cerchi davvero in una ragazza? Un'altra ragazza ci fa questa domanda. Alla fine cerco una persona che mi accetti per come sono fatto, il mio modo di essere, per le mie passioni. Non mi giudichi, che non cerchi di cambiarmi. È solo questo quello che cerco, niente di più. Adesso si fa una andina interessante, devo dire. Ti senti dove pensavi di essere alla tua età? Ora mi ricordo di un tema che scrissi alle elementari, che lavoravo alla Coop come cassiere. Vivevo da solo, giravo il mondo e sarei andato a vedere il centenario della Fiorentina allo stadio. Posso rispondere punto per punto a quel Luca del passato. Lavori? Sì, non alla Coop però. Non vivi da solo? Giri un po' l'Italia ma non ancora il mondo. E per il centenario della Fiorentina, visto che è ad agosto, molto probabilmente ci andiamo. Chiara ci chiede: come descriveresti te stesso in 3 parole? Allora, simpatico, sociale e creativo. No, anzi, aspetta, al posto di creativo direi ibrido, trasportivo e alcolizzato. Scherzo, visto che quando il sabato con i miei amici bevo un po' tanto. Nico mi fa una bella domanda che mi garba. Qual è la cosa di cui vai più fiero di te stesso? Non come creator, ma come persona. È difficile per me rispondere a questa domanda, sapete? Perché sono molto autocritico con me stesso. Ma se devo dirne una, la mia voglia di non mollare mai, forse. Di credere in me stesso, nelle mie idee, anche nei momenti in cui sembra andare tutto storto. Perché io quella cosa lì alla fine ce l'ho sempre avuta e forse un pochino ne vado fiero. Alessia si chiede invece: se potessi tornare indietro, cosa cambieresti? Allora, io se tornassi indietro nella mia vita, forse cambierei il rapporto che ho avuto con la scuola. Attenzione, non con gli amici, quelli li terrei tutti, a parte uno o due, diciamo. Ma magari nelle scelte, nei professori, in tante decisioni che ho preso, prenderei diversamente, molto probabilmente. Se vi piacerebbe sentire un video più lungo su questo argomento, scrivetelo qui sotto nei commenti. Se invece potessi cambiare qualcosa adesso, non avrei mollato molto probabilmente la mia passione per i contenuti prima del Covid, ma anzi avrei continuato. Però rieccomi qua da 3 mesi, un po' in ritardo, con una testa diversa, e ho ripreso, e questa cosa per me conta tanto. Stefano, grazie per la domanda, e anzi bellissima. Da dove nasce la tua passione per i video e le foto? Nasce tanto tempo fa, da quando YouTube ha iniziato a esplodere, diciamo, e ho scoperto che facendo i video
te potevi guadagnare. Pensa te il Luca 12enne businessman che era, dica. Però col tempo l'ho presa per quello che per me è davvero. È tipo la prendo tipo a un gioco, un divertimento. È una cosa che diciamo mi fa stare bene. Avevo anche un canale YouTube quando ero più piccolo, poi l'ho mollato poco prima del Covid, però che avevo smesso di volermi impegnare. Però adesso sono di nuovo qui con più consapevolezza, con molta più voglia. Vorresti fare assolutamente prima dei 30 anni, far sì che la mia passione, si tratti di YouTube, social, grafiche, foto, qualcosa online insomma, diventi il mio vero lavoro, quello che mi mantenga però. Quando quel giorno arriverà, molto probabilmente mi metto a piangere, che sarebbe una vittoria personale enorme, una rivincita soprattutto anche contro tante persone che alla fine non ci hanno mai creduto. Ovviamente viaggiare tanto, trovarmi una ragazza, anzi quello spero accada prima dei 30 anni magari. Se è possibile, sempre se è possibile. Ora si chiede, è un posto dove ti trasferiresti subito? E se sì, dove vorresti viaggiare? Allora, molto probabilmente trasferirmi proprio a vivere, andrei in America. Non so ancora esattamente, però l'America. Tu nessuno ti giudica, anzi ti incoraggiano a inseguire le tue passioni, libero da tanti pregiudizi che magari qui in Italia abbiamo. Di viaggi invece una lista un po' lunghina. Allora, le prime che voglio visitare sono Amsterdam e Barcellona, poi andiamo verso il nord con Norvegia e Islanda, e ultimamente mi incuriosisce tanto anche l'Australia. Insomma, di roba da vedere ce n'ho nella lista. Ah, mi scuso, ho fatto un errore, dove vorresti viaggiare l'ha fatta Marco. Me l'ero segnata male, scusami Marco. Irene, anche, bella domanda, ci fa: se domani potessi fare solo una tua passione, quale faresti? I contenuti. È semplice, è quella cosa che mi accende davvero. Quella cosa che mi accende davvero, è quella cosa su cui torno sempre prima o poi. Allora, ultima domanda, regola, non me ne sono segnate altre. Mi scuso se intanto ho sbagliato dei nomi, perché ora vedete, paranoia, si ricollega a tutto il circolo. Ho sbagliato un nome, ho paura di averli sbagliati, mi scuso, comunque tanto metterò i commenti credo qui di voi. Ultima domanda, comunque questo sono sicuro perché la sto leggendo ora da YouTube. Ce la fa Davide, ci chiede: c'è una canzone che ti ha cambiato il modo di pensare? La canzone è Il mare di Olly. L'ho scoperta nell'agosto del 2024, nel periodo davvero forse più buio della mia vita. Il pezzo, il mare, non sembra solo un posto fisso, diventa forse quasi più rifugio mentale, qualcosa che si prende i pensieri pesanti e li porta via. Vi prendo anche una frase che ho cercato ora, che è questa idea che il mare si porti ogni pensiero a mischiarci con il cielo. Perché ho aperto Spotify, l'ho letta così al volo. Cioè sembra quasi che ti dica: lasciali andare i pensieri invece di combatterli continuamente. Questo è tipo uno di questi momenti qui che della canzone mi ha colpito, che alla fine mi ha detto proprio quello che io avevo bisogno in quel momento: di smettere di pensare e lasciare andare i pensieri, e di finire quell'incontro. Ragazzi, per le domande abbiamo finito, grazie a tutti per le domande, aspettavo così dirette, comunque, bravi, vi faccio. Iscrivetevi al canale, mettere like, niente, io sono Luca e ci vediamo mercoledì con un altro video, ciao!